Buongiorno a tutti, il mio nome è Maurizio Goretti, sono il direttore generale di Namex. Eccoci ad un nuovo appuntamento in cui, come abbiamo già fatto nel passato, incontriamo uno dei nostri Internet Service Provider collegati nel punto di interscambio. È con noi Simone Bodannini, Chief Marketing and Commercial Office di Open Fiber. Ciao Simone. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Proveremo a farci raccontare meglio l'azienda per cui lavori ormai da molti anni, che è Open Fiber, e poi proveremo a farci raccontare da te uno dei servizi che si chiama Xpop Backbone, che avete recentemente lanciato sul mercato. Ci conosciamo da un po' di anni. Allora, innanzitutto volevo farti la domanda che mi sa che è quella più pericolosa per me di tutta quanta l'intervista. Io volevo chiederti, ho visto che ti sei laureato all'Università di Pisa e quindi la domanda che mi nasce spontanea è: ma sei pisano o livornese? Allora, io sono livornese. Purtroppo, come sapete, l'Università di Livorno non esiste. Livorno e Pisa distano 15 chilometri e quindi mi sono laureato all'Università di Pisa. Poi ho visto che, come molti dei dirigenti che appunto sono un po' la spina dorsale della internet italiana, diciamo, nelle varie compagnie, tu hai iniziato dentro Telecom Italia, anche tu. Corretto, io ho iniziato nella direzione generale di Telecom Italia nell'area della rete e poi sono uscito qualche anno dopo, insomma, per iniziare una carriera un po' più internazionale. Quando ci siamo conosciuti, io l'ho conosciuto quando eri in Interroot, nel gruppo allora di Renzo Ravaglia. Io entro nel 2004, arrivo in Interroot come direttore wholesale. Renzo era l'amministratore delegato dell'entità italiana. Poi nel 2009, quindi 5 anni dopo, Renzo ricopre un ruolo di responsabile wholesale worldwide e quindi si trasferisce a Londra e io divento alla fine del 2009 amministratore delegato dell'entità italiana. Poi con Renzo a Londra direi che abbiamo fatto un buon lavoro e quindi negli anni che vanno dal 2010 al 2018 non vi annoio, da amministratore delegato dell'entità italiana poi divento Vice President per Southern Europe, Central Eastern Europe, Middle East, Africa e Latin America. Nel 2018 poi Interroot viene venduta agli americani di GTT. Io con la vendita lascio il mio ruolo di amministratore delegato e arrivo in Open Fiber. Open Fiber nasce 5 anni fa da due grandi azionisti di questo paese, Cassa Depositi e Prestiti ed Enel. Peraltro siamo in questo momento, questa intervista la stiamo facendo nel settembre, e quindi siamo in questo momento in una fase di cambiamento dell'azionariato di Open Fiber. C'è in atto un change of control, Cassa Depositi e Prestiti salirà al 60%, Enel uscirà e al suo posto con il 40% entra uno dei più grandi fondi infrastrutturali del mondo, che si chiama Macquarie. Per Open Fiber, che nasce con la mission di cablare il nostro paese in fibra ottica, interamente in fibra ottica. Quindi stresso sempre questo concetto: noi arriviamo con la fibra fino dentro a casa del cliente residenziale, fino dentro a casa del cliente business, fino dentro ai data center e punti notevoli di questo paese. Open Fiber è un soggetto cosiddetto wholesale only. Io tolgo l'inglesismo e lo dico all'italiano: vende solo agli altri operatori, non vende all'utilizzatore finale e soprattutto è un soggetto neutrale, cioè non fa competizione con i propri clienti, perché vendendo solo agli operatori e non andando a vendere all'utilizzatore finale non fa competizione all'operatore che invece classicamente vende sul mercato retail e sul mercato business all'utilizzatore finale. La nascita di Open Fiber ha portato in questo paese un po' di competizione e tipicamente la competizione se sana ha dei buoni risultati, e quindi l'Italia ha iniziato a scalare
la classifica dei paesi europei dove c'è la maggiore penetrazione FTTH. In particolare si vede che siamo uno dei paesi sul podio, quindi tra i primi tre, in fatto di delta rispetto alla situazione precedente, quindi stiamo crescendo molto più velocemente di tantissimi altri paesi europei nella diffusione dell'ultra broadband FTTH. La filosofia di Open Fiber è riutilizzare al massimo quello che c'è. Laddove non c'è niente, il modello da utilizzare per realizzare quella parte è ancora in discussione, perché abbiamo l'ambizione ovviamente di voler essere noi a cablare il paese. In questo scenario nasce proprio la nostra idea di realizzare quello che abbiamo chiamato un X-POP backbone. Avendo la fortuna di non avere legacy, perché stiamo realizzando una rete tutta ex novo, partiamo da un foglio completamente bianco e possiamo disegnare quello che vogliamo. Ho fatto tesoro delle mie esperienze passate, quindi di quello che ci dicevamo, so più o meno come si muovono i dati in tutto il pianeta. La stragrande maggioranza dei dati e dei traffici è il cosiddetto data center to data center. Io lo voglio estendere dicendo punto notevole verso punto notevole, dove tra i punti notevoli metto i data center, metto i neutral access point e quindi come Namex, Mix, Home, eccetera, metto le landing station dei cavi sottomarini, perché quelle landing station sono sempre a un passo da data center o neutral access point. L'X-POP backbone, e chiudo, è semplicemente un backbone con la più bassa latenza possibile. Chi vi aspettate che sarà interessato per lo più da questo tipo di servizio? Che tipo di clientela vi aspettate? Sicuramente tutti i nostri clienti, quindi gli operatori di telecomunicazioni, che comunque hanno bisogno anche loro di raggiungere questi punti per poi servire le loro clientele con la nostra rete o con quelle di altri. Sicuramente tutti i content provider, sicuramente le grandi piattaforme di cloud computing, perché dovranno distribuire i loro server, le loro unità di storage in questi punti, e poi avranno necessità di collegarle ad alta velocità, più anche i system integrator che di nuovo, magari fornendo servizi di cloud computing in partnership con i grandi OTT, avranno bisogno di raggiungere anche loro questi nodi e di collegare magari anche proprio l'azienda end user. I vostri punti sono tutti punti che sono in Italia, o ci sono anche punti che sono fuori Italia? In questo momento il perimetro di competenza di Open Fiber è italiano, quindi sono tutti i punti su territorio italiano. È chiaro che da alcuni di questi punti, come ben sai, poi si parte verso il resto d'Europa e del mondo, e in alcuni di questi punti sono già presenti con le loro reti i grandi player internazionali. Quindi la nostra ossatura diventerà anche veicolo, magari per questi grandi player internazionali che sono presenti a Milano, di riuscire ad arrivare anche in altre parti dell'Italia di loro interesse. Certo, il servizio è già attivo? Il servizio è già attivo, non ancora su tutti i punti che abbiamo in programma di collegare, perché ci vorrà un po' di tempo, ma è già attivo su circa il 50% dei nodi di rilevanza del paese. Va di pari passo con l'estensione del nostro cablaggio. E diciamo l'ultima domanda, che è un classico dei nostri incontri, è quella sul futuro. È una tua, appunto, un tuo contributo sul futuro, sulle sfide che ti aspettano all'interno di Open Fiber, e su quello che vedi, insomma, sarà l'evoluzione di Open Fiber nel prossimo futuro. Allora, come ho detto prima, sta cambiando la compagine dell'azionariato di Open Fiber. Cassa Depositi e Prestiti diventa l'azionista di maggioranza, quindi un grande messaggio del sistema paese che crede
in Open Fiber. La prossima sfida, quella più imminente, è quella delle aree grigie. Open Fiber si candida per cablare anche tutte le aree grigie del paese. Ovviamente ce ne sarà una parte soggetta a gare e ad intervento pubblico che il governo sta valutando, quindi lì parteciperemo alle gare e quelle che riusciremo a vincere ovviamente faremo il nostro mestiere del cablaggio. La parte invece di aree grigie che non sarà oggetto del bando di gara, noi la cableremo. Quindi questa è la prima sfida che avremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Poi insieme ovviamente l'idea è far diventare Open Fiber il player più rilevante per la connettività in fibra di tutto il paese, che in questo momento lo è già, quindi deve rimanere. Dobbiamo cablare tutto il territorio nazionale, vogliamo dotare questo paese anche di edge data center, perché riteniamo che l'edge computing nei prossimi anni sarà una realtà per la distribuzione dei contenuti che citavo prima. Quindi a fianco dell'Xpop Backbone, che va a collegare i punti notevoli già esistenti, metteremo anche una serie di altri punti notevoli più periferici e regionali che Open Fiber realizzerà di nuovo per le grandi piattaforme, per far sì che il contenuto, l'elaborazione di un dato dell'IoT che servirà per migliorare le produzioni delle nostre aree industriali sia sempre il più vicino possibile all'utilizzatore, in maniera da garantire le massime performance in termini di qualità e in termini di affidabilità del servizio. Io voglio ringraziarti nuovamente per la tua disponibilità e per il piacere anche, insomma, di questa chiacchierata. Grazie a te Maurizio e a Namex ovviamente per l'opportunità di raccontare che cosa fa Open Fiber. È sempre un piacere scambiare idee e opinioni, e poi magari ci prendiamo anche un caffè dal vivo, perché dopo un anno e mezzo di pandemia tornare un po' a bere un caffè o a farci un pranzo, a stringerci una mano, credo sia di buon auspicio e di incoraggiamento per tutti.